Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Grifo Gamer con Stefano a giocare a Captain of Industry. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto il complessino che il gas naturale, il gas combustibile che viene prodotto dai biogas, invece che mandarlo in una caldaia per alimentare la centrale, l'abbiamo mandato all'unità di cracking per farci un pochino di diesel insieme all'ossigeno prodotto dalla frazionatore dell'aria. Questo diesel ci darà una mano a far reggere un pochino meglio l'ultimo giacimento che abbiamo prima di dover rivolgerci alla piattaforma petrolifera offshore. E sempre nell'ultimo video, mentre i gas dei digestori anaerobici ci produciamo il diesel, con il compost dentro un miscelatore insieme a un pochino di terra e dell'acqua ci andiamo a fare il fertilizzante organico che ridiamo alle nostre fattorie per aumentare la fertilità di base. Off camera ho fatto giusto un paio di cosine. La prima è quella di aver portato un blocco degli insediamenti alle abitazioni di livello 2. Mi servivano case per avere un po' di abitanti per andare a fare quello che dobbiamo andare a fare. E quindi ho portato le abitazioni a livello 2, il primo slot, e l'altro, giusto per avere un pochino più velocemente le parti per costruzione, ho costruito l'assemblatore, cioè ho migliorato a livello 2 l'assemblatore che ci fa le parti per costruzione e le parti per costruzione di livello 2. Prima di partire con la realizzazione del complesso, volevo ringraziare tutti quanti per il successo che sta avendo la serie su Captain of Industry. In genere questi sono un pochino giochi di nicchia, ma sto scoprendo che in realtà è seguitissimo e apprezzatissimo da tanti di voi, e questo successo è soltanto grazie a voi che sta avvenendo. Un numero di visual che per il mio canale sono veramente tantissime, non posso far altro che ringraziarvi ed impegnarmi ancora di più per poter realizzare ogni giorno video sempre più con contenuti sempre più importanti, sempre più fatti bene. Grazie ancora ragazzi, vi ringrazio davvero dal profondo del cuore, grazie. E cos'è che dobbiamo andare a fare? Come vi ho detto nella parte finale dell'ultimo video, abbiamo bisogno di sistemare tutto sto casino che abbiamo qua. Assolutamente tutto buttato, mezzo buttato per terra, le fabbriche così inefficaci, tutto sul groppone dei camion. Niente, dobbiamo risistemarlo. L'alto forno, ad esempio, se io attivo la realizzazione delle parti meccaniche per farmi le parti per veicoli, le parti per costruzioni livello 1, le parti per costruzioni livello 2 e attivo anche la ricerca, vedete infatti l'ho messa in pausa, questo alto forno qua non ce la fa più stare dietro a tutta la richiesta di ferro che è necessaria all'isola. Ora ce l'è perché l'ho fatta fare io, ho fatto fare un pochino di escorte, come ho fatto fare un po' di escorte, come potete vedere qui sulla destra, alle parti per costruzione per partire un attimino, un pochino più a bomba rispetto al solito. Però altrimenti fanno fatica, tutta sta roba fa fatica a stare dietro allo sviluppo dell'isola, quindi andiamo a sistemarci e a rifarci ex novo tutto il polo siderurgico. Come avevate, chi ha avuto l'occhio un pochino più lungo, come avete potuto vedere negli ultimi video, mi stavo sistemando questa zona qua. Qui ci abbiamo fatto una rampa, qui stavo disboscando, perché qui andremo a farci un complessino siderurgico fatto come si deve. Anzi, è anche piccolo lo spazio che ci abbiamo, speriamo che riesco a farci stare almeno le prime cosine qua. Tanto loro continuano a disboscarmi e ad appiattirmi. Sì, vabbè, d'appiattimento c'è rimasto veramente solo sto pezzettino qua. Dovrebbero fare anche molto velocemente. Ho mandato avanti anche un po' la ricerca, ci siamo fondamentalmente sbloccati tutto il tier tecnologico precedente, ci è rimasto veramente due cose, ma sono al momento non funzionali, come la gestione dei veicoli con le zone logistiche e il mercato alimentare livello 2, che in genere sì, nella mia partita personale che avevo fatto al tempo l'avevo poi usato, ma vanno benissimo anche i mercati. Non è che ci porta questo chissà quale miglioramento per il mercato alimentare, vanno benissimo anche quelli di livello 1. Mi sono però sbloccato la fusione dell'acciaio e le parti per costruzione 3. Sono andato anche oltre sbloccandomi i nastri di trasporto di livello 2, ma avremo bisogno delle parti per costruzione 3, quindi all'inizio non potrò utilizzarli, però
ci farò già il ragionamento, il pensiero ai nastri di trasporto di livello superiore per fare il coso, dopo magari miglioro solo il nastro, la lavorazione dello zolfo, e prima di bloccare tutto per mettermi da parte un po' di roba, era già a buon punto anche la raffinazione del rame. Come vedete, nell'elettrolizzatore di rame ci prende il rame impuro e non più utilizzando l'acqua ma utilizzando l'acido otteniamo un rapporto pulito 1 a 1. Mentre in quello con l'acqua il rapporto è 24 a 19, qui sarà 24 a 24 senza perdite. Per il momento l'ho fermata, ma ce la considererò nella realizzazione del complesso. Ma bando alle ciance, la lavorazione sarà particolarmente laboriosa, quindi iniziamo a pensare a come poterlo sviluppare. A questa zona qui davanti, onestamente, anche se può sembrare sprecata, la volevo lasciare libera per quando sbloccheremo i treni, perché questa rampa io l'ho fatta per poter accedere al piano superiore, sì con i mezzi, ma fondamentalmente per andare poi qua sopra anche con i treni, per portarci poi un giorno da lontano le risorse attraverso il trasporto ferroviario. Quindi questa zona qui io onestamente la andrei a lasciare intonsa, quindi ci dobbiamo provare a sviluppare da qui più o meno. Venendo qua a sinistra abbiamo tutta sta zona qua, qui va ancora disboscata, ma intanto la primissima parte possiamo metterla giù. Nei nastri la differenza tra quelli di livello 1 e quelli di livello 2 è questa. Vedete qua, su quelli di livello 1 qua vi dice quanto costa di manutenzione, che consumo elettrico hanno, la velocità con cui l'oggetto viaggia sopra il nastro, e qua questo imbutino vi dice quant'è la portata massima. Con i nastri di livello 1 abbiamo che la portata massima è di 60 oggetti al secondo, scusate, 60 oggetti al minuto, mentre con i nastri di livello 2 ci costano più manutenzione, ci costano il doppio della corrente, la velocità di trasporto caselle al secondo da 1 passa a 1,5 e ogni minuto la portata massima non è più 60 ma bensì 200. E non è poco, vedrete che forse in alcuni punti saremo anche limitati. Mi sono sbloccato anche i tubi di livello 2 ed è la stessa cosa. I tubi di livello 1 fanno 60 liquido al minuto, mentre quelli di livello 2 fanno 200 liquido al minuto. Ci costano il doppio della manutenzione, ma almeno i tubi ci fanno la grazia di non costacce in corrente. Quindi quando le andate a realizzare, usate quelli giusti al posto giusto, perché le consumano anche corrente. In alcuni giochi i tubi viaggiano con la magia, funzionano con la magia nera. Su Captain of Industry, no. Adesso butto giù, tanto sono con la modalità pianificazione attivata, butto giù, poi ci posizioniamo dopo. Ci servirà un impianto di smistamento di minerali. Come vi dissi qualche puntata fa, quello era buttato giù tanto per fa tutto per comunque iniziare la partita, e quindi lo utilizzavo un pochino così, un pochino troppo tirato per il collo. Ora qui lo voglio utilizzare, utilizzare bene, quindi per tutto il complesso come ce l'ho in mente ne andremo a utilizzare 2 sicuramente. Il primo gli faremo lavorare, allora fatemi pensare, il minerale di rame, il carbone e il minerale di ferro sicuramente. Ovviamente roccia e terra, però messe così. Allora andremo ad utilizzare così. L'uscita A sarà quella più a sinistra di tutte, ci farà uscire roccia e terra, rame nella seconda, carbone nella terza, minerale di ferro nella quarta. Se le vedete così, ecco, avvicino. Qua avremo gli scarti di roccia e terra, rame, carbone e ferro. Poi capirete perché l'ho messo in questo ordine. Ma per prima cosa dobbiamo andare a realizzare tutto il complessino che lavora il ferro. Ora nell'impianto del ferro abbiamo necessità di creare 2 prodotti, il ferro e l'acciaio. Acciaio che ci serve, eccolo qua, acciaio fuso. Si realizza dall'acciaio fuso aggiungendo l'acqua, ma l'acciaio fuso si realizza
utilizzando il ferro fuso a cui viene aggiunto l'ossigeno, che dovremo mettere quindi un frazionatore dell'aria per darci l'ossigeno, per andare a convertire 24 di ferro fuso in 12 di acciaio fuso, con una quantità di perdita incredibile di prodotto. Lì mortacci tua. Finché non sbloccheremo la fornace d'ossigeno di livello 2 abbiamo... Ah no, la perdita c'è uguale. Inquilet. Ok, comunque, l'acciaio ci serve, quindi lo dobbiamo fare. Con l'acciaio possiamo fare i componenti meccanici, ma in realtà i componenti meccanici converrebbe farli con... Quindi niente, ci dovremmo andare a fare l'acciaio per farci i componenti meccanici, quindi l'acciaio ci servirà per i componenti meccanici, sicuramente ci servirà per realizzare le parti per costruzione di livello 3. Mentre per fare parte di costruzione di livello 1 non conviene, perché qui perderemo veramente un sacco di prodotto, perché per farne 24 utilizziamo 18 ferro, mentre per farne sempre 24 di parti per costruzione di livello 1 di acciaio ne vuole 12. Già abbiamo la perdita sulla produzione, qui ci mettiamo un'altra perdita, quindi per fare componenti, parti per costruzione di livello 1 assolutamente no. E per fare componenti meccanici comunque voglio farmi i conti dopo, perché è vero che qui da 30 a 20, 12 e da 12, no scusate, che da 30 andiamo a 24 col ferro e da 12 ne facciamo 24 con l'acciaio, però per ottenere 12 d'acciaio io utilizzo un botto di ferro fuso. Vabbè, questo è un conto che ci facciamo dopo. Comunque l'acciaio lo dobbiamo realizzare perché ci serve per fare le parti per costruzione di livello 3. Oltre ci serviva anche per altra roba, se non mi ricordo male. Vabbè, ci servirà poi per fare i componenti per i veicoli di livello 2, ci servirà per fare i componenti ferroviari e un sacco di altra roba, quindi dobbiamo, perché mi sto a fare tutti sti conti, per capire, tra ferro e acciaio a chi devo dare priorità? E dobbiamo dare priorità al ferro, perché se lo facciamo nello stesso impianto senza dargliene uno dedicato, devo dare priorità a uno dei due prodotti, a meno che non facciamo un altoforno per ognuno dei due. Anzi, mi è venuto in mente come possiamo fare. Allora, mettiamo due altiforni, ci servirà un frazionatore dell'aria, qua, tu quanto me ne fai al minuto? 36, ok, quindi abbiamo 36 ossigeno. Ad esempio un'idea potrebbe essere questa qua. Cosa ho fatto? Allora, questo è l'altoforno, ci produce da o il ferro riciclato o dal minerale di ferro, il ferro fuso con il carbone, vabbè, l'altoforno come l'avete già conosciuto. Qui c'è una cosa che io non l'ho messa, non so. Qui ho messo un bilanciatore di colata che funziona esattamente come gli altri bilanciatori. Posso decidere a quale uscita dare la priorità. Al centro ho messo la fornace d'ossigeno che ci fa da 24 ferro fuso, quindi utilizza tutta la produzione al minuto di un altoforno. Ci fa, aggiungendo l'ossigeno, 12 di acciaio fuso. Stessa cosa ho replicato di qua. La differenza che voglio fare è che uno mi si occupa principalmente del ferro, l'altro mi si occupa principalmente dell'acciaio. In questo modo ho una produzione bilanciata tra i due. Quando mi si blocca nella produzione di ferro andrà avanti quella dell'acciaio, e quando si bloccherà quella dell'acciaio andrà avanti quella del ferro. Ma tutti e due stanno comunque altine. Nel momento in cui ho bisogno un pochino più di ferro non devo stare a aspettare le calende greche, perché gli ho dato, perché devo aspettare che tutto l'acciaio venga prodotto. Almeno uno dei due è più attivo sul ferro e viceversa. Quindi a questo qua io direi di farmi principalmente l'acciaio, è uguale, non cambia niente, quindi l'uscita prioritaria sarà questo canale di colata che porta alla fornace d'ossigeno. A quest'altro gli do come priorità queste due uscite. Quindi mi manderà il ferro fuso a la fornace d'ossigeno solo nel momento in cui non ho bisogno, tra virgolette, di altro ferro. Comunque la parte del ferro è bloccata. Sono simmetrici, sono speculari uno all'altro. Ora se mi fa la grazia che mi viene simmetrico anche questo qua. Oh, sì, ridice. Viene bene. Così. È esattamente... Oddio, dovrebbe essere esattamente in mezzo, ma mi sa di no. L'occhio dice di no.
I numeri dicono di sì, ma l'occhio dice di no. Perché è simmetrico rispetto ai due altiforni, ma non a tutta la produzione. Ciao puttana. E ne avevo messo simmetrico. O così? Ma sei tu che riesci a essere simmetrico con lui. Oh. Ma guardate per inquadratino. Vabbè. Mo faccio andare bene. Anche per forza. Che ingiustizia la vita però. E quindi te vieni nel miglior modo possibile. Almeno rispetto ai due. Metterlo in mezzo. Ok. Per l'azoto mettiamo subito una ciminiera che esce e lo porta fuori dai goions. L'ossigeno me ne produci 36, me ne consumi 18 te. 18 te. Perfetto. Te va bene così, te no. Ecco, così speculare. Così almeno ho l'ossigeno dalla stessa parte. L'ossigeno lo facciamo viaggiare a livello 1. Ora, quando sono queste costruzioni grandi vanno stabiliti a priori quali sono i livelli in cui deve viaggiare la roba. Ve lo decidete all'inizio o comunque... E poi quel livello è per quella sostanza. Qui ho paura che dopo c'è il nastro di trasporto, quindi facciamo così. Qui ho paura che dopo se c'è il nastro sfusi non mi cammina il resto della roba, quindi veniamo a sto livello qua, non te devi agganciare. Allora mi devi salire subito a livello 1. Qua. Qua. Non t'agganci, arrivi qua. Ora t'agganci, vai giù. Stessa cosa di qua. E arrivi qua. Vieni avanti senza agganciate qua. Ora ti agganci e vieni qua. A posto. E l'ossigeno l'abbiamo collegato. A livello 2 facciamo viaggiare i fumi di scarico. Qui c'è la ciminiera a mezzo. Qui ci sarà il nastro. Ecco quello che dicevo prima. Ci sarà il nastro più che occuperà il secondo livello. Quindi tu sali. Non ti attacchi. Sali subito a livello 2. E vieni qua. E per adesso ma arrivi qua giù in fondo. Tu così. Qua uguale. Sale subito a livello 2. E mi viene qua. Stessa cosa per non l'impianto decolata, il... come si chiama? E niente, io i nomi... Ecco, lo scarico della fornace ad ossigeno uguale, sale di 2. Viene qua. E si collega qua giù. Quindi, fino a qua no. Tu mi fai 24, tu al massimo fai 24, 48. Potrebbe non esserci bisogno, ma te da qui in poi devi essere tubo livello 2. Ok, anche perché questo si collegherà al pezzo successivo dell'impianto che deve venire fuori ancora. Quindi, le uscite del frazionatore le abbiamo fatte. Gas di scarico l'abbiamo gestito di tutte. L'ossigeno l'abbiamo portato. Ora abbiamo le scorie. Le scorie le facciamo viaggiare a livello 3. Sollevatore sfusi. 1, 2 e 3. Stessa cosa per di qua. Nastro sfusi, tu me ne produci massimo 12. Quindi anche te per adesso nastro sfusi basta del livello 1. Anzi, devi partire da te. 1, 2 e 3. Ah, col nastro, coi trasporti, coi sollevatori fa sempre lo stesso errore. In conto che parte da 1, quindi 1, 2 e 3. Mannaggia.
Prima o poi 1, 2, 3. Ci chiapperò la prima botta poi, prima o poi. E qua. E quindi anche le scorie le abbiamo gestite. Ma per fare l'acciaio non abbiamo terminato. Perché da questi qua esce già il ferro. Perché mi ha preso il rame? Ma chi t'ha detto che mi devi da prendere anche il rame? Mentre qua esce direttamente il ferro, dalla fornace ad ossigeno esce l'acciaio fuso. Quindi deve essere portato al nuovo oggetto che abbiamo sbloccato, che è l'impianto di colata a raffreddamento, che prende 12 di acciaio fuso, quindi ce ne vuole una per ogni fornace ad ossigeno. L'impianto di colata di raffreddamento, dicevo, prende l'acciaio fuso con un pochino di acqua, ci raffredda l'acciaio e ci dà l'acciaio. Quindi te metto appiccicato. No, appiccicato non posso perché devo portare l'acqua. C'era anche l'acqua, quindi i tubi forse. No, i tubi. Le scorie forse le alzo a livello 4 perché volevo gestire i fluidi tutti sotto. Allora, l'acqua ho alzato le scorie a livello 4, l'acqua un attimo ragiono dove poterla mettere, tanto poi in teoria ci serve almeno inizialmente anche per rame, ma non solo inizialmente, anche dopo, perché anche quando andremo a produrre l'acido comunque ci serve l'acqua. Quindi poco cambierà. Gestiamo un attimo l'ingresso. Allora, dobbiamo portare il minerale di ferro e il carbone. Ora metto un nastro, sì, un magazzino sfusi qua, un secondo magazzino sfusi qua, e se mi fa la grazia, sì che mi fa la grazia, però io ho sbloccato i magazzini di livello superiore. Scusa, ci mettiamo quelli più grandi. Eccoli. E la stessa cosa per i magazzino fluidi. Sì che ci va. Oh, sì che ci va. Mamma mia che attaccaticcio, però sì che ci va. Quindi riprendiamo il tubo. Ecco, me ne vuoi poca, vero? Sì, 6, quindi per adesso facciamo partire un tubo di livello. Dov'hai? Un tubo di livello 1. Ah, sei subito qui sopra. Quindi allora a livello 0 abbiamo il materiale fuso. A livello 1 l'ossigeno, a livello 2 i scarichi, quindi a livello 3 l'acqua. Ok, spero che riusciate a capire come è venuto il tubo per salire su qua, viene subito qua a destra, a sinistra rispetto al magazzino, va giù e poi almeno viaggia tutto sul bus delle risorse. Se ne gli tolgo il coso non me lo attacca sicuro. E c'è. È bello, fa tutto. Il risultato che viene poi è bello, ma fa tutto attaccato. Ecco così. Bravo. Ora non ti devi attaccare. Ce la fai, arriva fino in fondo. Sì. 1, 2 e 3. Ok. L'acqua poi prosegue dall'altra parte. Da qua. Come vieni? Bellissimo. Bravissimo. Vieni proprio come te voglio. Ecco qua. Collegata anche l'acqua. Va a capire che cazzo ho fatto. Quindi l'acqua l'abbiamo collegata, il canale fusi no. Vabbè, quello è proprio easy, così e così. Ok, e l'acqua l'abbiamo gestita, quindi portate l'acqua, importi ma non esporti e voglio pieno. Qui ho messo due magazzini sfusi, per quale motivo? Su uno ci mettiamo il ferro, tu mi stare sopra, quindi il ferro è questo. Scusate, stavo facendo i miei ragionamenti, me lo porti fino. Questi tengono 500 i magazzini, quindi me lo porti, dai, fino a un 450. Anzi, fa un 400, va.
che i camion così vengono a scaricare direttamente. Dai sì, lo spazio. Per 4,50 va bene, se vedo che non basta così i camion che sono caricati a ferro puro hanno lo spazio per potermi venire a scaricare. Se gli lascio un po' di spazio. Quindi mi importi, ma non mi esporti. E qua mettiamo il ferro riciclato. Mi importi, ma non mi esporti. Qui riempimelo pure. Ci sarà mai 500 di ferro riciclato? Vediamo se non sono stato troppo ambizioso con... In teoria no. Con i spazi. Bilanciatore sfusi. Sono stato ambizioso. Non me lo fa mettere qua. Guardate per un quadratino. No, attaccare non me lo fa mettere attaccato. E niente. Lo devo mettere per forza così. Vabbè. Il ferro lo attacchiamo qua. Il ferro riciclato lo attacchiamo qua. Allora, per il momento li faccio di livello 1. Questi poi sicuramente andranno a livello 2. Magari non ora, ma più avanti. Qui me ne prendi 30. 30, 30, 60. Siamo proprio precisi, eh. Ma per adesso va bene così. Quindi con priorità me lo prendi dal ferro riciclato. Altrimenti prendi il ferro. Già, giustamente. Aspetta, non così, ma così. Qui deve entrare il carbone lo faremo viaggiare a livello 1, sì. L'ho messo come seconda uscita apposta. Il carbone viaggerà sempre a livello 1. Quindi rimodifichiamo anche qua. Guarda che mi dice il cervello. Vieni in alto uno più su. Ok. Fai così. E fai così. La priorità è sempre la stessa. Va bene. Qui viaggia il carbone. Così almeno le linee possono viaggiare una sopra l'altra. Qua. E qua il ferro. Non volevo attaccare subito lo smistatore di minerali, ma a sto punto, se proprio, posso fare... Tu attacchi subito. Oh. A posto, allora il ferro è attaccato direttamente. Manco se perde per via. Qui ci mettiamo un salvatore sfusi, così, per il carbone. Il carbone va qua. E prosegue qua. Spero di non pentirmi di averlo fatto così è attaccato tutto. Ok, e quindi l'impianto è... Le entrate ce l'ha. La lavorazione l'abbiamo gestita, ci abbiamo rimasto da gestire l'uscita. Ecco gestite le uscite. Il magazzino ci prende l'acciaio, me ne lascio giusto un cinquantino fuori. Non mi importa, in teoria se me lo trovo fuori. E la stessa cosa vale per il ferro. 4,50. Di grazia. Quanto vuoi per fare tutta sta sbobba di roba? E non abbiamo finito. E questo è il complessino del rame. Questi sono i due altiforni che ci produrranno il rame. Ci è rimasto da fare giusto gli ultimi due collegamenti. Allora, a livello 2 ci sono i fumi, quindi prendiamo il tubo. Livello 2. E per adesso me la porti qua. No, livello 2 ho detto. Tubo livello 1. E i fumi sono attaccati. A livello 3 c'è l'acqua.
E anche questa me la porti in fondo. Non mi ricordo se dopo ci può servire, quindi collegamento ce lo porto. Oh, mi sono dimenticato una cosa. Un miscelatore che ci farà un giorno, appena sbloccherò la lavorazione del rame con l'acido, che ci fa l'acido. Per il momento lo piazzo, lo spazio ce l'ho, ce lo lascio come fantasma. Poi tanto il livello 1, che era quello occupato, qui dovrebbe essere libero, perché qua dietro era occupato dal ferro, ma il ferro si è già fermato. Qui non c'è niente, e quindi il livello 1 viaggerà lo zolfo e non ci sono problemi. Il tubo già ce lo metto. Quanto me ne consumi al minuto? 30, quindi basta livello 1. Così l'acqua. E qui posso portare l'acqua. Per il momento ci porto l'acqua in maniera così diretta. Successivamente farò la modifica. Sì, la faccio dopo la modifica che ci serve, non è un problema. Ok, e così arriva l'acqua. Arriva l'acqua all'elettrolizzatore del rame. Ci abbiamo rimasto le scorie. Viaggiano a livello 4, quindi all'1 già c'è. 2, 3, 4. Zitto che può essere che ci ho ripensato una volta che i sollevatori viaggiano a livello 4. No, ci ho ripensato una volta che i sollevatori partono già da livello 1 più che altro. L'unica cosa è te me fai 12, quindi 12 per 4 fa 48. Ancora ci basta un nastro livello 1 per le scorie. Ok. Quindi le uscite le ho gestite tutte. Ah, c'è il rame. I due input. Allora, a livello 1 viaggia il carbone. Mentre a livello 2 viaggia il rame. Ok, il rame viene alzato a livello 2, viaggia sopra il ferro e il carbone, arriva in questo bilanciatore sfusi. Con priorità mi prende da questo magazzino sfusi dove ci portiamo il rame riciclato. Lo fai pieno. Importi ma non esporti, ma anche te. Livello 2 che ti ha fatto da male. Sì. Mi vai qua. E qua. Questo esce un pochino dalla sagoma di quello che era un po' tutto il complesso, ma meglio non mi è venuto. A meno che forse faccio una modifica, perché qua noi abbiamo le rocce e la terra. La roccia per il momento la faccio viaggiare qua. Poi ci servirà nell'impiantino del cemento successivo che sarà a cascata rispetto a questo, quindi potrei mettermi. Sì, l'ho tolto da qua, ho messo tutto qui in fondo. Qui mi viene il rame riciclato. Importi, ma non esporti. Qui la terra. E mo tieni vuoto.
e qui la roccia. Per il momento mo tieni vuoto. Poi la roccia ci servirà in futuro, ma già abbiamo la predisposizione qui. Per dividere l'uscita ho messo un filtro. Dritto vanno tutte le risorse tranne quella che gli dirò di filtrare, che in questo caso è la terra, che me la mette, che me la fa uscire sull'uscita di lato. Si sceglie quindi l'uscita, la risorsa che vogliamo venga smistata rispetto al flusso principale. Il flusso principale è composto fondamentalmente da roccia e terra, quindi la terra viene di qua e la roccia va di qua. Quindi abbiamo gestito tutti gli ingressi, abbiamo gestito tutte le uscite, anche l'upgrade dell'acido. Niente, c'è rimasto da costruirlo. Ma intanto tutto su 700 parti per costruzione livello 1 e 900 livello 2. Ah, ma tanti camion che passano qua sono quelli del carbone e quelli del calcare, ma che tanto d'ora in poi ho scelto sta posizione apposta perché sta in mezzo a tutte e quattro le miniere, non l'ho scelta a caso. Però è inutile farla così appiccicata alla rampa, dai. Sì, sta posizione va bene. Vediamo però che attiva e cosa non attivare. Sono masochista, attivo tutta la costruzione e ho messo in pausa le produzioni in modo che mi partirà poi tutto insieme. Ci vediamo al complesso concluso, ragazzi. No, una cosa non ho aggiunto. Io ho fatto una tubazione unica per i fumi di scarico e mi sono dimenticato la ciminiera. Ah, fortuna me ne sono accorto in tempo. Sì, ma non voglio quella piccola, voglio quella grande. Allora, ce la mettiamo a fianco dell'ultimo altoforno. Andiamo in centimetrino di qua. Al centimetro. Tubo livello 2. Ok, qui ci sono solo fumi di scarico, non ci sono vapori, non c'è ossigeno, non c'è azoto e non c'è CO2, ci sono solo fumi di scarico. E anche questo ovviamente ma attivi. Ok, faccio ripartire il tempo. A dopo ragazzi. Allora, la parte del ferro è finalmente terminata dopo non poco tempo. Abbiamo completato sia gli altoforni, sia il frazionatore dell'aria, che tutte le fornaci, impianti di colata, impianti di colata raffreddamento, insomma tutti i cazzi mazzi, tutti i nastri. Ho fatto un paio di modifiche. Una dimenticanza che era stato il magazzino degli sfusi, che me lo devi fare anche con una certa urgenza, così come mi fa con una certa urgenza il suo sollevatore. E avevo dimenticato e ho fatto questa modifica qua. Vabbè, questo è lo zolfo che faremo poi. Del rame non avevo messo il magazzino, mannaggia me, e quindi di qui ho rimesso il nastro che viene dritto per 314. Viene qua, magazzino, riprende, va al bilanciatore sfusi. Questo è il magazzino che poi faremo con calma del rame riciclato. Con priorità mi prende l'ingresso del rame riciclato. Perché non c'è l'uscita? Perché non c'è l'uscita. Fortuna l'ho vista. Me lo toglie anche dalla pausa. E l'uscita va ai due altoforni. Quindi la parte del ferro la possiamo smontare dall'altra parte e la possiamo rimontare da questa. Quindi andrei a smontare così le parti che ci smonto mi danno una mano, se no famo notte. Ok, dovrei avergli dato da smontarmi solo le parti del ferro. Così inizia a spostarmi anche la roba. E qua su sopra questo lo attiviamo. Speriamo di averci le persone, ma sì, dai.
gli togliamo la pausa. Olè. Già, della roba è stata portata nel frattempo dai camion. E quindi facciamo partire l'impianto, il nuovo impianto siderurgico per quanto riguarda la parte del ferro. Ecco, come avevo fatto vedere prima, qui va principalmente il ferro. Sì, adesso un po' è andato anche di qua perché questa è comunque un pochino più lenta. E qui invece priorità l'acciaio. Ma comunque otterremo i prodotti da entrambe le parti. Otterremo entrambi i prodotti da entrambe le parti. Ok, sono partiti l'acciaio e il ferro. Perfetto. Terminata anche la costruzione della parte del complesso siderurgico del rame, togliamo la pausa, così arrivano i lavoratori. Anche a questo complesso minerario gli diamo rotta di esportazione, questo smistatore qua. Questo qua gli togliamo e il ferro. La roccia rimane, il carbone rimane, calcare per il momento rimane, gli togliamo il rame. Ok, momentaneamente questa roba qui rimane. Anche il rame deve venire qua. Altoforno non ha ricetta selezionata. Sono un po' un pirla. Prima i rottami e poi il rame. Prima i rottami di rame e poi il rame. Il resto c'è tutto. Sì. Ed è il nostro nuovo polo siderurgico quasi completamente automatizzato che ci produrrà acciaio, ferro e rame. È tutto ragazzi, grazie di essere arrivati fin qua. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale. Attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Captain of Industry e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata e alla prossima. Ciao!